tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che io ho deciso di chiamare Memphis. Alto là, per chi mi segue lo sa, io in realtà questa creazione la feci durante una diretta di Facebook. Come sapete però Facebook ha deciso di eliminare tutte le dirette fatte nel corso degli anni e quindi alcune creazioni, quelle là che hanno avuto più successo, quelle là che sono state più richieste o che molte non sono riuscite a rifarle per mancanza di tempo, ho deciso che piano piano le farò anche su YouTube e questa è una di quelle, perché me l'avete chiesto in tantissime il tutorial, visto che non c'è più la diretta, e ho deciso di farla. Non l'ho rifatta da capo come invece è successa con l'altra creazione che vi ho fatto vedere il mese scorso, questo perché il filato che ho utilizzato è ancora disponibile, anche se non è disponibile il mio colore. Ve lo faccio vedere. Il filato in questione è il Memphis dell'Adrian Fil, però come potete vedere ci sono altri colori, questo oro è fantastico, ma c'è anche il colore arancione, il giallo, quindi lo trovate disponibile sul mio sito. E vi dico già che per una taglia S, guardate comunque quanto è larga, io lavorando con un uncinetto del 4,5 ho utilizzato solo 2 gomitoli. Taglia M prendete e taglia L prendetene 3, taglia XL prendetene 4. Per quanto riguarda appunto questa creazione, vi dico che è semplicissima, sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e danno questo effetto molto carino e io trovo fantastico. Sapete che adoro questo tipo di lavorazione forata, perfetta per l'estate. Sono 2 rettangoli che poi vanno cuciti insieme sia all'altezza delle spalle che un po' qualche centimetro sotto, solo per evitare che con il vento la creazione, oppure per come me gesticolate molto con le borse, la creazione possa scendere, cadere da un lato. Quindi ho preferito cucirla sia sopra che sotto, ma non lateralmente. Lateralmente l'ho lasciata libera. Quindi è veramente semplicissima questa creazione. Spero di avervi fatto cosa gradita, avervela portata anche su YouTube. Come sempre, se la realizzerete, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure taggatemi su Instagram, dove mi trovate sia come Elsa Faccio sia scrivendo filati Elsa. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per questa creazione io ho lavorato il filato dell'Adrian Fil in linea Memphis. Vi dico già, come avete sentito all'inizio del tutorial, che in realtà questa creazione io lo feci già qualche anno fa, circa 2 anni fa, durante una diretta di Facebook, però le dirette sono state cancellate e quindi ho deciso di riproporre diversi progetti, quelli che sono piaciuti di più, anche su YouTube, quindi vi ripropongo il progetto. Siccome però questa volta il filato è ancora disponibile, non sono andata a rifarlo da capo, ma vi spiegherò il motivo, come realizzare il motivo e poi come sono andata a cucire le 2 parti. Anche questa creazione, che comunque è un poncho, vanno fatti 2 rettangoli uguali, quindi si montano lo stesso numero di catenelle, si lavora per la stessa lunghezza e io vi dico già che la mia altezza, quindi le catenelle iniziali che vanno dalla spalla fino a sotto, è di 40 centimetri e che ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Ora, per ottenere questi 40 centimetri, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 9 a cui vanno aggiunte 2 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine, e io in totale ho montato 74 catenelle con l'uncinetto del numero 4. Quindi vi ho detto, io ho lavorato il Memphis, questo colore con cui ho realizzato io la creazione non c'è più, ma qui potete vedere che ci sono anche altri colori disponibili, tra cui questo fantastico oro. Adesso vi faccio vedere come andare a fare la lavorazione, quindi il motivo, che è semplicissimo perché sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, e ve lo farò vedere con un altro filato che lo spessore è uguale, che sto utilizzando per fare un'altra creazione. Quindi, e poi vi darò tutte le altre indicazioni una volta spiegato il punto, sia quanto mi è venuto lungo ogni rettangolo, le varie misure per le altre taglie e naturalmente quanto sono andata a cucire sia le spalle che la parte di sotto. Allora, come vi dicevo, per una taglia S io sono andata a montare 75 catenelle. Ora, per quanto riguarda invece le taglie più grandi, scusate, 74 catenelle. Per quanto riguarda le taglie più grandi, io suggerisco alla taglia M di mettere un motivo in più, quindi 9 catenelle in più, taglia L XL 2 motivi in più, quindi un totale di 18 catenelle. Quindi alle mie 74 catenelle aumentate di 9 catenelle taglia M, taglia L XL aumentate di 18 catenelle. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere appunto i 2 giri da fare, che ripeto sono semplicissimi. Le catenelle sono dalla spalla fin dove scende
la maglia, quindi naturalmente se voi utilizzerete un filato diverso, che sia esso più sottile o più doppio, dovete andare a mettere tante catenelle fin dove volete che vi arrivi dalle spalle in basso appunto la vostra maglia o puncio. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Scusate, mi sono tirata un po' il filo e ricomincio da capo, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, quindi maglia alta, entro nella catenella successiva, di nuovo maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, entro nella quarta catenella, quindi ne salto 3 e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 3 catenelle e dopo aver ripetuto questo per tutto il giro andiamo a chiudere facendo le ultime 2 maglie alte, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare un'altra maglia alta. Come sapete io faccio sempre delle catenelle in più per essere sicura di non averle in meno, e quindi poi basta andare appunto a sciogliere le catenelle fatte in più. Abbiamo terminato così il nostro primo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, questa volta 3 perché prima ne avevo fatte 2 perché la terza in realtà era la catenella di base. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto la maglia bassa e vado direttamente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e 2, e si ricomincia da capo, quindi 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una 2, di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e vado sulla seconda 2. Quindi semplicissimo, questo va fatto per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a fare di nuovo 5 catenelle e terminiamo andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, vi faccio rivedere il primo giro, ma è semplicissimo. Andiamo sempre a fare 3 catenelle perché non abbiamo più la catenella di base, vado in una maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, questa volta entro direttamente nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una 2, 3 catenelle e di nuovo maglia bassa sopra nell'archetto,
3 catenelle e continuo così per tutto il giro. Andrò a terminare facendo sempre le ultime 2 maglie alte sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Quindi questi sono i 2 giri da ripetere. Io adesso vi dirò con la creazione vera e propria che sto facendo, che avevo fatto, quanto sono andata a fare lungo il rettangolo. Vi ricordo che le catenelle sono la nostra altezza della lavorazione e quindi la lavorazione come andrà lunga. Allora, come vi ho detto quando vi ho mostrato il punto, io questo poncio in realtà l'avevo, questa maglia poncio l'avevo in realtà già fatta, in quanto è stata realizzata durante una diretta di Facebook qualche anno fa, 2 anni fa più o meno. Allora, quello che vi volevo dire quindi che questi sono già i 2 rettangoli che sono stati cuciti. Io ho lavorato il rettangolo per una lunghezza di 68 centimetri, quindi per il rettangolo avanti, il rettangolo dietro sono lunghi 68 centimetri, mentre come altezza, quindi come altezza sono 40 centimetri. Adesso vi dico quanto sono andata a cucire le 2 parti alle spalle e anche un po' sotto. Mi raccomando, quando andate a cucire i 2 pezzi, come sapete io preferisco che il pezzo dietro abbia una direzione diversa rispetto al pezzo davanti. Nel pezzo davanti infatti la lavorazione va da sinistra verso destra, nel pezzo dietro la lavorazione va da destra verso sinistra o viceversa, come potete, alla fine non cambia nulla delle 2 parti. L'importante appunto è quando si indossa sembra che la lavorazione vada in tondo, proprio perché c'è continuità. Quindi adesso vi dico che io su in alto per le spalle sono andata a cucire per 23 centimetri, naturalmente sia a destra che a sinistra, mentre sotto ho cucito per molto di meno, sono andata a cucire per un totale di 8 centimetri. Ora per le taglie più grandi delle mie io vi consiglio taglia M, come vi ho detto, di mettere un motivo in più rispetto a me per quanto riguarda l'altezza, mentre taglia L 2 motivi in più rispetto a me. Questo perché comunque con il seno la maglia avanti tende ad alzarsi. Come lunghezza io ho fatto 68 centimetri, consiglio di arrivare almeno 72 per una taglia M, quindi mettete almeno 4 centimetri in più, che possono essere diciamo 2 o anche 4 giri in più rispetto a me. Per una taglia L andate a fare 6-8 giri in più rispetto a me, in modo tale appunto da avere la lunghezza che vi desiderate. E come cuciture, la cucitura naturalmente dipende da quanto volete lo scollo largo. Io non l'ho voluto fare larghissimo, quindi sono andata a cucire di un bel po', però voi potete cucire anche meno o anche di più, a seconda appunto di voi come volete cucire lo scollo. Per quanto riguarda sotto invece, qui vi consiglio di lasciare 8 di cucire 8 massimo 10 centimetri, non di più, in modo che sotto comunque vi dia l'effetto di largo, quindi che non vada a stringere. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.